Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nel mio garage con la mia MT-09 SP e vi mostrerò come smontare lo scarico originale, dato che ho ordinato l'SC Project e a breve dovrà arrivare, e quindi in attesa intanto ci avvantaggiamo al lavoro e smontiamo intanto l'originale. Per prima cosa andremo a svitare i dadi che reggono il collettore, che sono questi qua, due per collettore e gli altri sono questi qua dietro. Io utilizzo una normale chiave a cricchetto con una bussola da 12 mm. Uno e 2. Stessa operazione per gli altri 3 collettori. Ok, 6 dadi tolti, come potete vedere i collettori sono già abbastanza liberi. Adesso andiamo a svitare la sonda lambda che si trova a metà del collettore, che è questa qua. È fissata con un dado di 22 mm, quindi con una chiave inglese normale da 22 mm andiamo a svitarla. State attenti, io l'ho già fatto, è abbastanza dura, quindi magari aiutatevi con entrambe le mani e state attenti a non sbeccare il dado. Ok, sonda lambda smontata, possiamo lasciarla tranquillamente così e adesso andiamo a svitare le altre due viti, che sono questa qua e la sua corrispettiva dall'altro lato, sempre con la nostra chiave a cricchetto da 12 mm, in modo da smontare completamente lo scarico. Scarico smontato, come potete vedere. E un consiglio che mi sento di darvi è: quando svitate le viti queste qua, quando ne svitate una, lo scarico resta ancora sorretto dall'altra, quindi mentre state svitando quest'altra, sorreggete con una mano sotto lo scarico, sotto il catalizzatore, in modo che non caschi a terra ma che lo possiate appoggiare dolcemente in terra. E state attenti anche davanti, mi ero dimenticato, sui collettori ci sono queste 3 rondelle di rame che sono posizionate qua, che erano restate attaccate sotto il motore, e levatele in modo da rimetterle poi successivamente quando cambierete la marmitta o rimonterete questa. Finalmente è arrivato lo scarico, adesso lo apriamo. Terminale davvero molto bello. Il consiglio sicuramente è quello di seguire le istruzioni di montaggio, e per prima cosa andremo a montare i 3 collettori che vengono differenziati in lungo, medio e corto, come descritto sulle istruzioni. Andiamo quindi a montare nell'ordine le rondelle di rame dello scarico originale, le boccole e le flange di fissaggio. Controllate prima di montare le boccole il verso di montaggio, infatti la boccola ha una parte più grande e una parte più stretta, come si può vedere, e serve per fare da battuta al collettore, e va montata in questo senso qua. Ok, qui abbiamo una situazione intermedia per farvi capire i vari passaggi. Nella parte destra infatti ho già montato il collettore con il supporto, nella parte centrale soltanto il supporto e nella parte sinistra ancora niente. Andiamo quindi a completare la parte sinistra montando in sequenza la rondella di rame, la boccola, la flangia, e a chiudere a pacchetto il tutto utilizzando i dadi dei collettori originali. Successivamente andremo a montare il collettore e la propria molla, che lo terrà nella posizione corretta. Stringiamo per il momento a mano i 2 dadi e infiliamo il collettore. Stringete i 2 dadi con la stessa chiave a cricchetto utilizzata per smontarlo e montate la molla tra questo foro e quest'altro, aiutandovi con un tiramolla o una semplice pinza. Come potete vedere abbiamo montato i 3 collettori, ognuno con la propria molla. Per chi non avesse le istruzioni sono lungo, corto e medio. Adesso andiamo a montare il collettore 3 in 1
con l'alloggiamento della sonda lambda rivolto verso sinistra, e successivamente a scarico montato andremo a rimontare anche la sonda lambda. Collettore 3 in 1 montato anch'esso con le proprie molle. Adesso andiamo a montare la fascetta stringitubo ed il collettore di giunzione. All'interno del collettore di giunzione, come potete vedere, troviamo il catalizzatore che permette a questo scarico di essere omologato Euro 3. Volendo, per un uso in pista può essere anche rimosso attraverso la rimozione di queste due saldature da questo lato e delle altre due dall'altro lato, ma noi, dato che dobbiamo farne un uso stradale, per il momento lo lasciamo. Siamo finalmente arrivati anche a montare il terminale e lo fissiamo nel seguente modo: attraverso la vite, uno spessore conico, la staffa del terminale stesso, un altro spessore, una rondella. Facciamo passare la vite attraverso quel foro, lo stesso del fissaggio originale, e dietro un'altra rondella e il dado. Ultime viti fissate, come potete vedere il risultato è molto bello. Adesso non resta che accendere e vedere come suona. Come potete sentire ho acceso la moto, la sto facendo un po' scaldare e poi vi faccio sentire un po' il sound, anche se per un test completo vi rimando all'inizio della stagione per un test su strada dove si potrà apprezzare meglio tutto il suono. Intanto ringrazio tutti per aver visto questo video, seguite tutte le nostre novità su www.motorbikedays.it e vi lascio con il sound. Ciao, alla prossima!